Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Underrated Singers. E oggi volevo portarvi un cantante che si chiama Grayson Chance. Allora, Grayson Chance è un cantante che ho scoperto un giorno perché stavo vedendo tutti i canali Vevo e stavo scorrendo un pochettino così, giusto perché magari potevo trovare un cantante particolare. E appunto mi sono imbattuto in questo Grayson Chance. Sembrava un piccolo clone di Justin Bieber, che aveva il taglio simile molto a Justin quando era ancora piccolo. E aveva questa voce molto acuta, cioè sembrava quasi una femmina. E poi ho scoperto in realtà che quelle erano canzoni vecchie e che in realtà lui era cresciuto e aveva tutte altre canzoni della sua età più adolescenziale o adulta. E quindi sono andato ad ascoltare quelle canzoni e mi ha preso praticamente un colpo, perché da che era un ragazzino piccolino con la voce acutissima era passato ad essere un adulto o comunque un adolescente che aveva una voce molto più profonda e molto più da uomo, e quindi questa cosa mi ha fatto prendere quasi un colpo. E quindi sì, ho deciso di portarvi questo cantante perché penso che sia molto particolare e che possa piacervi molto. Direi di partire subito con il primo voto, che è incentrato sui testi. Grayson Chance ha avuto una grande evoluzione sui testi. Infatti i suoi primi testi, quelli di quando era più piccolo, erano un po' più incentrati sull'appunto vendere e farsi conoscere, con canzoni come Unfriend You, che vi consiglio di ascoltare per darvi un'idea migliore di cosa sto parlando, e a canzoni come Afterlife, che è sempre incentrata sull'amore, però in maniera più profonda e più intima soprattutto, per poi passare a un miglioramento ulteriore, passando a temi molto più profondi, come per esempio appunto nell'ultima canzone, che si chiama Good as Gold, tratta temi molto più importanti, come per esempio il suicidio e la povertà. Questa cosa mi piace molto di lui e sto notando che piano piano più va avanti, più inizia a maturare sui testi, iniziano ad avere un messaggio che vuole trasmettere al pubblico. Il voto che voglio dare ai testi, a parere mio, è un 8. Perché un 8? Perché i testi iniziano ad essere veramente buoni, però sento che sta ancora migliorando, e quindi dargli un 9 ancora secondo me è un po' prematuro. Penso che deve ancora crescere molto sotto questo aspetto e che secondo me è sulla giusta strada. Ok, adesso direi di passare alla voce. La voce di Grayson Chance è secondo me la cosa che lo fa distinguere di più dagli altri cantanti, perché di solito nei cantanti di oggi notiamo che la maggior parte hanno queste voci molto acute, che sono molto belle, a me personalmente piacciono molto, però effettivamente non notiamo tutti questi cantanti con voci un po' più profonde. Grayson Chance è uno di questi. Infatti, da che, come ho detto prima, da ragazzino che aveva questa voce quasi femminile, sembra quasi una cantante femmina, è passato ad avere questa voce molto profonda. Secondo me è qualcosa di nuovo e che manca al panorama musicale. Sulla voce io come voto gli darei anche un bel 9. È molto particolare, molto unica, sì, se lo merita. Passando allo stile, merita un 8, perché comunque ha uno stile classico, si veste bene, si veste abbinato, però alla fine non è che c'è quel particolare che gli può dare un voto più elevato, a parere mio ovviamente. Passando all'ultimo voto, che è sull'unicità, se pensiamo ai testi si sa differenziare molto bene. Da che era un cantante un po' più commerciale, è riuscito a distinguersi, è riuscito a trovare il suo modo di esprimersi e il messaggio che vuole inviare al pubblico. Voce ugualmente, secondo me è l'aspetto che lo distingue di più, questa voce veramente particolare. Per quanto invece riguarda lo stile, come abbiamo detto prima, sì, uno stile classico, però niente di troppo particolare. Come voto finale sull'unicità gli darei un 8. Ha una voce molto particolare, i suoi testi si sanno differenziare, e se i testi continuano ad essere così, perché effettivamente ha appena iniziato a fare questi testi, quindi ancora non so se vuole prendere questa strada o se magari era solo qualche canzone così. Se continua su questa strada può diventare tranquillamente un 9. E sì, con questo è tutto. Spero che questo cantante vi sia piaciuto. Non porterò solo cantanti che fanno musica profonda o comunque musica con molto significato. Vi porterò anche cantanti più tranquilli, magari che vi fa piacere ascoltare, che però non conoscete ma che sono molto bravi e che meritano. Quindi sì, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like se è così e commentate, iscrivetevi cliccando anche la campanellina. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.